Ciao a tutti e bentrovati sull'Ernamo. Sapete come descrivere una persona in italiano? Immagino che ora tutti starete pensando di sì: alto, basso, magro, grasso. Ma se vi dicessi che ci sono tantissimi altri aggettivi che potete usare per non essere ripetitivi e scontati? Eh già, questa lezione non è solo per i principianti, anzi, sono sicura che il 90% di voi non conosce tutte le parole che vedremo oggi. Scommettiamo? Bene, cominciamo subito, non c'è tempo da perdere, ci sono tantissime parole da vedere. Partiamo dall'altezza. Come esprimereste l'altezza di una persona? Immagino che usereste gli aggettivi alto oppure basso. Ma ci sono molte altre variabili. Innanzitutto potete aggiungere parole come abbastanza, piuttosto, molto, piuttosto basso, abbastanza alto, molto basso e così via. E se una persona non è né alta né bassa, allora sarà di media altezza. Ovviamente, se la conoscete, potete essere più precisi e dire la reale altezza di quella persona. In Italia, l'unità di misura per esprimere l'altezza è il metro. Per esempio, io sono alta 1,70 m. Rocco è alto 1,75 m e così via. Infine, in riferimento all'altezza, potete anche utilizzare gli aggettivi slanciato, usato in senso positivo per indicare non solo che una persona è alta, ma anche il suo essere agile ed elegante nel portamento. Oppure allampanato, usato negativamente in riferimento a una persona molto alta, ma anche molto magra e leggermente curva, proprio come un lampione, insomma. Bene, passiamo ora alla corporatura. Ovviamente questo è un tema un po' delicato e se non fate attenzione rischiate di offendere qualcuno. I termini di base sono magro e grasso, ma non sono molto carini da usare. Fortunatamente esistono varie alternative, alcune gentili per fare bella figura, altre offensive, che è sempre meglio conoscere perché se ve le dicono saprete che non vi stanno facendo un complimento. Partiamo con le alternative gentili per magro. Potreste dire, per esempio, snello, che è un sinonimo di magro, ma con una sfumatura di significato decisamente più positiva. Oppure minuto, che è generalmente riferito alle donne bassine, con la vita stretta, molto magre e nel complesso carine. Avere un fisico asciutto significa invece avere un fisico senza grasso in eccesso, mentre essere in forma è di solito riferito a quelle persone che hanno un fisico bello, magro, armonico, a seguito di esercizi e di allenamento fisico. Infine, muscoloso o aitante sono due modi tipicamente usati per descrivere gli uomini in maniera molto positiva. Dopotutto, a chi non piacciono gli uomini muscolosi? Vediamo adesso invece le alternative gentili per grasso,
che è davvero un termine di cattivo gusto che io personalmente detesto. Allora, paffuto è un termine perfetto soprattutto per i bambini piccoli, perché è associato con l'idea di essere sani e di avere una vita gaia e spensierata. In carne, invece, significa che non ci sono solo ossa, ma che c'è anche della sostanza, della carne, appunto. Poi abbiamo formosa, al femminile perché è generalmente utilizzato solo per le donne e indica l'avere delle belle curve, delle belle forme. Molto simile è anche l'aggettivo procace, che insiste di più sull'idea di essere provocante. Passiamo invece ora a vedere le alternative decisamente più offensive per magro. Mingherlino è un aggettivo piuttosto offensivo, soprattutto se riferito agli uomini, perché indica un'accentuata magrezza associata a debolezza. Esile e gracile indicano una persona molto magra e un po' malaticcia, che sembra possa svenire da un momento all'altro. Ossuto, oppure pelle e ossa, indicano una persona tanto magra che le si vedono le ossa. Con un significato simile abbiamo anche scarno e scheletrico. Altri due termini sono anoressico e sottopeso. Entrambi provengono dall'ambito medico, dove sono utilizzati per descrivere due seri problemi di salute. Ma passiamo ora alle alternative offensive per grasso. Già grasso, come dicevo prima, è piuttosto offensivo, ma c'è anche di peggio, come per esempio ciccione, che indica appunto qualcuno che ha molta ciccia, cioè molta carne. Tozzo, invece, si usa in riferimento a persone basse e robuste. Poi anche qui abbiamo due termini medici da evitare, che sono obeso e sovrappeso. È arrivato il momento di parlare di capelli. I colori più comuni per descrivere i capelli sono bianco, grigio, brizzolato, cioè un colore non uniforme, ma nero misto a grigio misto a bianco, biondo platino, che a me piace moltissimo, ma penso che sembrerei un fantasma se me lo facessi. Voi che dite? Poi abbiamo biondo miele, biondo cenere, rosso ramato, rosso mogano, castano chiaro, castano scuro, nero. Soprattutto per le donne ci sono anche vari modi in cui portare i capelli. Per esempio, con la frangia, con il ciuffo, a caschetto, trecce, coda, codini, tuppo o chignon. La tipologia dei capelli, invece, è lisci, mossi o ondulati, ricci, afro. Il colore della pelle è anche un argomento un po' delicato, quindi io vi suggerisco comunque di mantenervi neutri per quanto riguarda i due estremi, utilizzando semplicemente gli aggettivi chiara oppure scura. Per una via di mezzo, invece, potreste usare gli aggettivi mediterranea o olivastra. Sugli occhi non c'è molto da dire, tutti conosciamo i colori, però ho due aggettivi da aggiungere che probabilmente non conoscete.
nocciola, cioè un marrone molto chiaro, e cervoni, cioè verdi ma con delle sfumature gialle e marroni. Il naso invece può essere, oltre che grande o piccolo, anche storto, all'insù, a patata, un po' come il mio, aquilino, un po' come Dante, schiacciato. Per le labbra, invece, non c'è molta scelta, sono sottili o carnose. E le orecchie? Anche qui non c'è molto da dire, possono essere grandi o piccole, oppure, forse questo non lo conoscete, a sventola. Ora però tocca a voi. Descrivete nei commenti voi stessi o il vostro partner reale o ideale. Io risponderò a tutti come sempre. Ci vediamo in un altro video. Ciao ciao!